Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in questo mio nuovo video, io sono Michele e tra l'altro questo è il primo video del 2022 e voglio pubblicare qualcosa che risponda ad una domanda che mi state facendo molto spesso, ovvero il DJI Mini 2 in FCC Mode, utilizzando la guida che vi ho pubblicato poco più di un mese fa, recuperata nella video nella scheda qui in alto a destra. A che distanza arriva? Considerate che nel mio precedente test in CE Mode sono arrivato a malapena a poco più di 3 km di distanza, con non pochi problemi di segnale e interferenze. Io continuo a sostenere che DJI con gli ultimi aggiornamenti abbia drasticamente ridotto la qualità del segnale radio dei suoi droni. Poi potrei sbagliarmi oppure no, ma questa è la mia idea. Invece volando con il DJI Mini 2 in FCC Mode riusciamo a raggiungere una distanza molto superiore. Anzi, torneremo indietro solo a causa della batteria scarica. Curiosi? Mettetevi comodi e gustatevi la traversata. The home point has been updated. Please check it on the map. Take off. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Ed eccoci qui nella mia auto ragazzi, al sicuro, anche se come sempre ho volato sul mare, in mare aperto, lontano da altre cose o persone, proprio per evitare problemi e possibili incidenti in caso di crash del drone. Vuoi per un motore che smette di funzionare, l'elettronica che fa i capricci, un'elica danneggiata, qualche uccello, in mare non c'è assolutamente pericolo di far danni a cose o persone. Poi sicuramente c'è chi si lamenterà, ma ok, questo c'è sempre ogni mio range test, mi ci sono abituato, ma io cerco di farli sempre nel modo più sicuro possibile. Spero lo apprezziate, ma vi invito come sempre a non emularmi, non replicare quello che faccio, perché io se va male mi perdo 400 euro di drone, 500 quanto costa ora il DJI Mini 2, ma voi non fatelo, mi raccomando, sia per una questione economica sia per una questione di sicurezza. Bene amici, detto questo, come avete visto anche voi, il DJI Mini 2 in FCC Mode è arrivato senza problemi ad oltre 4 km di distanza e sarebbe potuto andare anche oltre se non fosse stato per la batteria che iniziava un po' a subire ovviamente il passare dei minuti e siamo tornati a terra con poco più del 20%, che è abbastanza ma non tantissimo. Vi ricordo che i droni da DJI attorno al 10% atterrano automaticamente dove si trovano, quindi cercate sempre di mantenere una buona percentuale di batteria per il ritorno, specialmente se volate in mare e non c'è assolutamente nessuna possibilità di recuperare il drone. Conclusioni? Direi che la CE Mode sui droni DJI e non solo è sempre più limitata ad ogni aggiornamento. Purtroppo l'FCC Mode è davvero tutta un'altra cosa, non solo per una questione di distanza ma anche per una questione di sicurezza. Il segnale l'avete visto anche voi, non ci sono interferenze, non c'è quel problema di ritardo video tra il comando e il movimento del drone o del gimbal, è tutto davvero molto più fluido, a beneficio della sicurezza e della qualità delle foto e dei nostri video. Detto questo amici, io ora aspetto i vostri commenti qui sotto nei commenti, appunto, ditemi cosa ne pensate. Secondo voi i droni DJI in FCC Mode sono tutta un'altra cosa oppure no?
Parliamone insieme e se questo video vi è piaciuto, potete supportarmi lasciando come sempre un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi e attivando la campanellina per non perdere le notifiche dei miei nuovi prossimi video. Vi ricordo che vi lascio tutte le offerte e coupon dedicate a droni DJI non solo qui sotto in descrizione video e nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, dove troverete tra l'altro anche la guida completa per scaricare la DJI Fly FCC. Entrate nel mio canale Telegram TechBest Deals e cercate DJI Fly FCC, troverete la guida. E nulla, questo è tutto. Vi saluto, volate sempre in sicurezza e buon volo a tutti e buon anno. Ciao belli.